Molto spesso i sintomi e i segni clinici oncologici vengono sottovalutati, a volte in maniera legittima dal proprietario, a volte in maniera superficiale dal veterinario. Invece bisogna prestare attenzione a qualsiasi alterazione che il cane o il gatto può manifestare. Anche un cambio di abitudine può sottintendere una patologia di qualsiasi sorta, ma anche tra queste anche quelle neoplastiche. I più frequenti sintomi che dobbiamo tenere in considerazione sono magari l'improvvisa inappetenza, l'improvvisa fiacca debolezza, il progressivo dimagramento e anche per esempio la presenza di un innocuo nodulo cutaneo che nel tempo tende a crescere, non va sottovalutato perché non dà fastidio, ma dovrebbe essere sempre indagato, magari con un semplice ago aspirato per capirne subito la natura. Quindi impariamo a essere pignoli e non trascurare anche il più innocuo, apparentemente innocuo dei sintomi clinici. Luoghi comuni in campo oncologico veterinario ce ne sono purtroppo tanto per fare un esempio, gli effetti della chemioterapia che sono devastanti come quelli che avvengono nella medicina umana. Beh, in realtà ecco, questo è un luogo comune perché adesso con i regimi terapeutici che riusciamo a mettere in atto, gli effetti collaterali sono una minoranza, un 20-30% e comunque sono facilmente gestibili e spesso anche si possono prevenire con farmaci o presidi che riescono a prevenire l'insorgenza di questi sintomi. Oppure spesso il luogo comune di proporre qualche trattamento oncologico che viene subito visto come accanimento terapeutico. E allora anche lì cerco di spiegare che dobbiamo ancora iniziare la terapia, quindi non ci stiamo accanendo. L'accanimento è quando io persevero su un trattamento che fa più male che bene, non porta nessun beneficio al paziente e io continuo a trattarlo in questa maniera. Un altro luogo comune, per esempio, è anche questo legittimato un pochino dalla poca conoscenza, è che la causa del tumore nel cane o nel gatto del nostro cliente è dovuto sicuramente alle scatolette o ai croccantini che dentro hanno agenti cancerogeni e via dicendo. Diciamo che non è nulla di dimostrato, purtroppo la maggior parte delle malattie oncologiche nel cane e nel gatto sono malattie genetiche e fattori ambientali sono riconosciuti, dimostrati, sono pochi e al momento non c'è nessun riscontro che le crocchette o il mangime industriale possa essere causa del cancro nei nostri animali. Anche in medicina veterinaria la prevenzione oncologica inizia a essere presa in considerazione, come è giusto che sia e come avviene in oncologia umana. Quindi cosa possiamo fare noi, sia medici veterinari, ma anche i proprietari per fare prevenzione oncologica? Allora, intanto il veterinario, in base alla razza, alla specie, all'età del paziente, può proporre dei pacchetti di prevenzione per fare dei test magari di screening oppure degli accertamenti ripetuti nel tempo a cadenza magari semestrale per andare a indagare, cercare, intercettare una potenziale malattia oncologica in una fase estremamente iniziale. Questo permetterà una diagnosi precoce, un trattamento efficace e quindi una prognosi migliore. Negli ultimi 20 anni si sono fatti passi da gigante nel nostro settore. L'avvento e lo sviluppo della diagnostica per immagini avanzata ci ha aiutato tanto nella stadiazione oncologica e nelle pianificazioni chirurgiche corrette di molti tumori. E questo sicuramente è stato un grosso input allo sviluppo dell'oncologia veterinaria. Anche in ambito laboratoristico si sono fatti passi avanti e la biologia molecolare applicata ovviamente alla medicina e all'oncologia ha permesso di identificare anche malattie minime residue, anche di tipizzare alcune malattie linfomatose, leucemiche, quindi anche la medicina di laboratorio è andata molto avanti e anche la chirurgia sta facendo passi da gigante. Adesso per esempio, di questo sono orgoglioso di far parte, stiamo lavorando proprio sull'applicazione e l'inserimento di protesi a pazienti
con sarcomi ossei, protesi costruite con la tecnologia della stampante 3D. Quindi l'immagine tridimensionale della TAC viene elaborata da bioingegneri, si progetta al computer una protesi che va a sostituire l'arto malato, il segmento osseo malato, e poi viene stampata in titanio con la stampante 3D e viene quindi poi inserita poi nel paziente in ambito chirurgico. Quindi questo permette di ricostruire compartimenti anatomici che magari ridare ovviamente la funzionalità al paziente. Quindi anche questo è un ambito che già è presente ma sta incontrando uno sviluppo crescente e di cui diciamo io e il mio team Oncovet siamo protagonisti, nel senso che già stiamo trattando diversi casi insieme ovviamente al mio team e in più ricordiamo anche sviluppi nella parte farmacologica e ci aspettiamo che da qui ai prossimi 10 anni usciranno anche in campo veterinario anticorpi monoclonali utilizzati in campo oncologico, che sono già presenti in numero importante in oncologia umana, nessuno in campo veterinario, e sono farmaci che hanno rivoluzionato in meglio la prognosi dei pazienti oncologici. Cosa vuol dire essere diplomati europei? Allora, innanzitutto è una specializzazione europea che esiste in tantissime discipline. Come in medicina umana, quando uno si laurea, dopo vuole prendere la specializzazione in anestesia, in dermatologia, in chirurgia, così esistono anche in campo veterinario queste specializzazioni che però sono gestite da una commissione europea, quindi sono internazionali. Sono dei programmi molto professionalizzanti, molto faticosi, perché il carico di conoscenza richiesto è molto elevato e bisogna sostenere poi diversi esami strutturati molto complessi e diciamo portare a termine un programma di almeno 3 anni dove devi vedere e gestire un certo numero di casi clinici. Quindi sono programmi molto complessi, non alla portata di tutti da un punto di vista di gestione emotiva e psicologica, perché ripeto ti fagocitano completamente, cioè quel periodo della tua vita è completamente dedicato al college europeo. È molto faticoso, bisogna anche accettare la sconfitta, perché se uno non supera l'esame per 4 volte consecutive viene espulso, quindi magari uno ha impiegato 5-6 anni della sua vita a fare questo percorso e poi dopo non si ritrova il titolo in tasca. Quindi la cosa importante, e apro una parentesi, in questo mi ha aiutato la mia, diciamo, il mio passato da sportivo agonista, perché ho fatto sport a livello agonistico. Comunque la cosa importante è innanzitutto essere grati di aver avuto l'opportunità di perseguire questo percorso e qualsiasi sia il risultato, alla fine dei conti essere consapevoli di aver dato il massimo. Quindi in una gara uno può vincere o perdere, ma poi è tranquillo con se stesso se sa che ha dato il massimo. Per quanto riguarda la mia poi attività professionale, diciamo che mi posso ovviamente passatemi il termine, vendere come specialista in oncologia, perché giustamente ho i requisiti e ovviamente è una garanzia, chiamiamola così, di competenza, per cui sicuramente tra un cliente, tra un scegliere un nome X oppure un nome che ha una certa competenza, magari sceglie più questo, quindi sicuramente anche il lavoro è aumentato parecchio, ma ripeto, la figura del medico non è solo la conoscenza della malattia, la tecnica chirurgica, ma poi c'è tutto un corollario di expertise che bisogna avere, come la gestione dei colleghi, la gestione della referenza, la gestione dei clienti, l'empatia, che l'empatia non è che si impara, uno è empatico o meno, però in questo settore è importante anche l'empatia nei confronti sia del paziente che del cliente e che sta soffrendo in quel momento, e quindi l'onestà intellettuale, l'onestà professionale. Quindi ci sono tutta una serie di aspetti che poi completano la figura dello specialista. Ne avrei tanti. Innanzitutto complimenti, perché è la professione più bella del mondo, almeno per me. Quindi quello che io consiglio è di non disinnamorarsi mai di questo lavoro,
perché dal momento in cui non lo fai più con amore e dedizione crolla tutto. Quindi bisogna sempre avere passione. Io ripeto, quella purtroppo non è che si comanda. Se viene siamo nel posto giusto, se non c'è passione è meglio cambiare lavoro. E poi dopo capire, il giovane veterinario deve capire, dato che ormai la veterinaria è molto settorializzata, magari i primi anni fare internship in modo da toccare le diverse discipline, e poi una volta che inquadra il settore per cui prova passione, che pensa possa essere il settore della vita da portare avanti, da sviluppare, iniziare anche a cavalcare l'onda dei college europei, perché oggi come oggi sicuramente gli specialisti vengono, diciamo, contattati per primi per i pareri, per le visite specialistiche su determinati settori, oppure se decide di invece intraprendere l'attività come imprenditore, quindi crearsi la propria struttura, la propria clinica e fare general practitioner, assolutamente anche quella è una bellissima strada. E quello che ribadisco è di avere le idee chiare, quindi di non arrivare dopo 3, 4, 5 anni con uno all'ambulatorio e si mangia le mani, però io volevo fare il neurologo. Ecco, queste cose qua bisogna pensarci sempre prima e essere anche molto dediti al sacrificio, perché il sacrificio di oggi sarà la ricompensa di domani. E testa bassa, umiltà, tanto studio, ambizione, quella è molto importante, e sempre onestà intellettuale e correttezza nei confronti in primis dei nostri pazienti, e che vuol dire non anteporre la prospettiva del denaro, del guadagno a scapito del paziente. Faccio un esempio: interventi che non servono ma che vengono fatti perché poi abbiamo l'entrata economica, quindi in primis l'attenzione del nostro paziente, onestà nei confronti del cliente, per stare, almeno per me, in pace con me stesso e con la coscienza a posto. Io proprio perché innamorato sin da subito dell'oncologia veterinaria, apro una parentesi, io ho avuto un unico cane, un boxer, e quando ero studente all'università morì per un emangiosarcoma. Diciamo, questo evento, il cane era come un fratello per me, questo evento mi ha addolorato così tanto che nel corso degli studi decisi di cavalcare questa specialità, questa specializzazione dell'oncologia, proprio perché mi rimase l'amaro in bocca per la perdita del mio cane. Sulla base di questo ho iniziato a studiare l'oncologia veterinaria e dopo diversi anni ho fondato la Oncovet, quindi questa società che si occupa esclusivamente di oncologia a 360 gradi, quindi facciamo oncologia medica, oncologia chirurgica, la citopatologia diagnostica, la terapie farmacologiche e oncologiche, quindi ci occupiamo del paziente oncologico a 360 gradi. E da pochi anni è nata anche lo spin-off didattico per i veterinari che si chiama www.oncovetacademy.com, dove vengono posizionati continuamente corsi, video corsi di relazioni scientifiche riguardanti l'oncologia, anche video di interventi chirurgici descritti con voice over in maniera molto didattica, e quindi abbiamo creato questa duplice, diciamo, attività Oncovet clinica, Oncovet Academy didattica.